quando scrivo il modello dell'attenzione di Ceccato, perché lo spazio è quello, intendo quello che io ho capito e quello che vale per me. Ceccato è morto, non si può mettere in bocca delle persone che non vengono a dialogare cose che hanno detto. Io ve lo presento, però le dico, conosco la mesa, internet è una cosa così. Allora, questo è Silvio Ceccato, Montecchio 1914-1996. Ok? Allora, stasera io voglio parlarvi del modello dell'attenzione di Silvio Ceccato, e bolognesi sono io, quindi non facciamo confusione, questo è il mio punto di vista, è perfetto. L'obiettivo è questo qua, mantenere presente nel panorama culturale italiano e internazionale il pensiero di Silvio Ceccato. Internazionale perché fortunatamente siamo in contatto con Anthony Glass negli Stati Uniti, ho tradotto 8 dei suoi articoli che si trovano su internet, con Marco Pettoni ad esempio che sta a Svizzera, e sono in contatto con gli studiosi della Constructive Foundation, che il mio intervento di stasera non è altro che l'articolo, che non so dove l'ho lasciato. Qui davanti c'è un foglio, e questo forse? Grande. No. Sì, è questo. Non è altro che è una rivista online. Io mi hanno chiesto di scrivere qualcosa su Ceccato e io ho potuto scrivere in inglese un articolo per presentare, perché la lingua del mondo è l'inglese, scrivi in italiano non mi semplice. Silvio Ceccato, e stasera vi farò il riassunto, perdonatemi, però io vi farò vedere le slide che sono in inglese, ma vi parlerò in italiano di quello che dicono. Ok? Allora, prima di partire con questa cosa qui, 2 parole per quello che vi posso dire. Io poi Pino l'ha conosciuto di questo Silvio Ceccato, cioè questo è uno dei suoi libri, è un libro, il secondo volume introvabile purtroppo, è fuori edizione, che si chiama Un tempo tra i filosofi. Silvio Ceccato era come non filosofare, cioè questo signore qui che era diplomato in composizione musicale a Milano, che si era laureato in giurisprudenza, a un certo momento si è accorto, questo si trova nella sua biografia, negli scritti, si è accorto che lui come compositore non era soddisfatto. Stiamo parlando degli anni 30, ok? Nel 14 si trova, dice, porca miseria, io mi rendo conto che non riesco a produrre l'opera d'arte musicale, manca qualcosa. E comincia a domandarsi perché quando ascolto Beethoven, perché la gente quando ascolta Beethoven, quando ascolta Bach, dice quella è l'opera d'arte. Che cos'è che mi manca? E quindi si è buttato negli anni 30 a studiare la filosofia, perché la filosofia diceva io ti dico cos'è l'arte. E lui ha studiato una cattedra per anni, ha studiato molto filosofia, tant'è vero che Ernst von Dachstein, che lo incontrò allora, dice cavoli, aveva 30 anni e conosceva tutto, cioè aveva studiato Wittgenstein, Platone, Socrate, era uno competente. Per quel che può servire, ebbe poi la libera docenza in filosofia teorica all'Università di Milano. Ma questa cosa qua lo spinse a indagare appunto su questo fatto, e che lo condusse poi ad accorgersi che le parole che usiamo per parlare dell'arte, i significati, da dove vengono? E quindi passò, per cercare di rispondere alla sua domanda cos'è l'arte, a domandarsi ma in realtà cosa sono queste parole? Come funziona il linguaggio? Sti valori, l'estetica? C'era un signore che si chiamava Wittgenstein che diceva tanto è inutile che ci arrabattiamo, dalla lingua né si entra né si esce. Ceccato invece nel corso degli anni ha detto ma no, si è reso conto delle contraddizioni della filosofia che cercava di spiegare il linguaggio, delle tautologie, cioè prende un dizionario, si accorge che da una parola ti definisce con altre parole, poi vai a cercare la parola che hanno usato per definire, te la ritrovi come definiendum, è un circolo vizioso. Lui dice qui sarebbe quello che dicevi, sembra che devi stare sempre lì dentro. No, e propone il suo modello dell'attenzione. Cos'è questa attenzione? Si accorge, ad esempio, che sta seduto come adesso noi, e finché io non ve lo dico, voi non vi accorgete che il sedere sta scaldando la sedia. Fate quello che vuol dire che è l'attenzione, e che non è quando a uno gli dici stai attento, stai concentrato, ve lo dirò dopo. È questo fatto di accorgersi, e te ne accorgi con la testa, ti ho messo l'esempio che il sedere scalda, di accorgerti che c'hai la mano
è stato cambiamento, che c'è un calore anche lì, una ruvidezza. Allora dici, cavolo, questo è un passaggio, questa è l'attenzione. L'attenzione è una cosa comunque che facciamo noi. Io mi posso alzare in piedi, cammino, alzo il braccio e poi lui è arrivato velocemente all'altra cosa importante. Penso, è la questione del pensiero, perché penso e conosco. E anche lì si mette a studiare cosa dicevano della conoscenza tutti i filosofi. E lui alla fine delle sue riflessioni ci dice: poi mi sono accorto che tutti danno per scontato che ci stanno due cose. Lo chiamava l'errore del ragione, che siano gli idealisti con tutte le sfumature possibili, che siano quelli fisicalisti o realisti con tutte le sfumature possibili, che siano gli scettici che non fanno altro che dare per contro agli idealisti e ai realisti, ma che quindi hanno bisogno di questi due perché di loro non producono niente, gli scettici dubitano di tutto, però dice si dà per scontato che ci stanno due cose. Ci sta quella che chiamano la natura, la realtà, e l'uomo che la osserva. E quindi da di qui tutta la filosofia non è altro che un tentativo di mantenere due entità, l'osservatore e l'osservato, distinte, e in particolare l'osservato come già significativo di sé. Quindi sembrerebbe che voi aprite gli occhi e mi vedete e sapete che sono io bolognese, 1,85 m, che ho un temperamento, e dice, non funziona mica così. Tant'è vero che dice, se ne era già accorto Socrate, ad esempio, dire come faccio a fare un confronto, ad esempio, fra una roba che sta lì e quella che dovrebbe essere dentro la mia testa, che la testa c'è già il cervello.